Nella vita faccio l'inviato. Una volta si usava spesso l'aggettivo speciale, forse perché allora lo erano davvero e penso a grandi inviati come Richard Kapuscinski, Ettore Mo, Tiziano Terzani, gente che ha scritto articoli da tutto il mondo e che hanno ispirato anche la mia carriera, sognando un giorno di poter ripercorrere quella strada. Io però non pensavo di poter riuscire a diventare un inviato e questo per un blocco emotivo che ho fin da piccolo. Durante questo discorso, per esempio, la mia voce potrebbe farsi affannata, potrei aver difficoltà ad esprimermi per un groppo alla gola, oppure in altre occasioni comincio a sudare. Quando succede questo riesco a farmi il bagno completamente nei miei vestiti in 2 minuti e non c'è strategia o camicia scura che tenga. Succede quando mi trovo al centro dell'attenzione o in situazioni di forte stress o disagio come questa, o molto spesso quando capita ad un giornalista televisivo e quindi non è proprio il massimo della vita, ecco. La svolta è arrivata nel 2011, lavoravo a Firenze, sono entrato in Rai nel 2008 per concorso. Il caporedattore viene da me e mi dice: Gianmarco, vai a vedere cosa sta succedendo in Lunigiana, nel nord della Toscana, c'è un allagamento, dei nubifragi. Ovviamente non sapeva che cosa avrei trovato sul posto perché non avrebbe mandato me che ero l'ultimo arrivato, il più giovane. Sta di fatto che arrivo ad Aulla in Lunigiana al mattino e la situazione è ben diversa da quella che avevamo immaginato. C'era devastazione, c'erano morti, c'erano dispersi, c'erano 3 ponti crollati. I ponti, poi ne riparleremo. Io comincio a fare il mio lavoro da cronista finalmente su un fatto di cronaca importante, raccolgo testimonianze, interviste. Rimarrò lì per più di 10 giorni con la stessa camicia e lo stesso giubbottino di pelle, la mattina faceva molto freddo, perderò anche la voce, ma questo è un altro discorso che ha a che fare con la vita di noi inviati. Quello che mi interessa sottolineare è quello che succederà quella sera stessa, alle 20 in punto. Mi trovo di fronte ad una telecamera, quella è l'edizione delle 20 del TG1. Il TG1 delle 20 è l'edizione più vista in Italia, sono 4-5 milioni di italiani che aspettano di sapere cosa gli racconterai. Ovviamente ero molto nervoso, molto sotto stress, la telecamera si accende e comincio a parlare. La mia voce però è calma, riesco ad esprimermi, non sudo, forse era abbastanza freddo, era fine ottobre. Comunque riesco a portare al termine quella diretta di 1 minuto e mezzo, riesco a raccontare tutto quello che avevo visto durante quella lunga giornata. Alla fine di quella diretta mi rendo conto che potevo fare l'inviato, avrei convissuto per sempre con questo problema, ma ce la potevo fare. Ma perché intestardirsi tanto nel voler fare un qualcosa che mi creava così grossi problemi? Perché penso che raccontare le storie delle persone, raccontare la vita della gente e raccontare il mondo sia una delle cose più belle e più importanti che si possano fare. E molto spesso il giornalismo, a differenza delle alluvioni che i ponti li distrugge, a volte e molto spesso il giornalismo i ponti li può anche creare. E ora vi spiego come. Maggio 2019. Scusate. Maggio 2019. Mi trovo a Caracas, in Venezuela, inviato per la RAI per seguire i fatti che stavano avvenendo nel paese. Un giorno vengo a conoscere una vicenda che riguarda e interessa 64 bambini venezuelani che hanno bisogno di cure. Purtroppo però quelle cure vengono rimandate da circa 3 settimane, questo per effetto di un accordo che c'era tra il governo venezuelano e un ospedale italiano che prevedeva il trasferimento di questi bambini proprio in Italia. Quell'ospedale era il Bambin Gesù di Roma, purtroppo però il governo venezuelano non stava pagando quei milioni di euro necessari al trasferimento di questi bambini che non potevano essere curati però nel loro paese per la mancanza delle medicine e dei trattamenti necessari. Decido quindi di andare a casa di Maria Julio. Maria Julio ha 7 anni, è di Caracas ed è una delle bambine appunto che attendevano queste cure non più rimandabili ed incontro sua madre in una casa molto povera, in un quartiere molto povero di Caracas. La madre in quell'occasione fa un appello agli italiani, ma al mondo, disperato, in lacrime, chiedendo di sbloccare finalmente quella situazione. Ovviamente io realizzo il servizio che poi quella sera stessa entrerà nelle case degli italiani con l'appello della madre di Maria Julio. Poche ore dopo il Bambin Gesù di Roma organizza una conferenza stampa per annunciare che da lì a poco avrebbe consentito il trasferimento di
questi bambini in Italia per finalmente effettuare queste cure. Lo avrebbe fatto gratuitamente, pro bono. Ovviamente mi precipito subito a casa della madre di Maria Julio, dove si trovava anche un'altra madre di un altro bambino, anche lui affetto da leucemia, e quindi anche lui in attesa di queste cure. Do loro la notizia, ovviamente loro non lo sapevano, e questa volta la loro reazione è un pianto, ma di gioia, di grande felicità. Ricordo quel momento come uno dei momenti più belli della mia vita. Purtroppo verrò a sapere 3 giorni dopo che il bambino dell'altra signora non ce la farà nell'attesa di quel trasferimento in Italia. Invece Maria Julio e tanti altri bambini venezuelani riusciranno ad ottenere quelle cure, riusciranno quindi a salvarsi. Ecco, questo è uno degli esempi in cui il giornalismo diventa un ponte tra gli ultimi, tra gli inascoltati, tra chi non avrebbe altra possibilità per far sentire la propria voce e chi invece quel potere di risolvere le situazioni ce l'ha, i politici, le associazioni, le singole persone. Facciamo adesso un passo indietro e andiamo nel gennaio del 2017. Mi trovavo questa volta inviato sempre per la RAI, ma in Italia, a Teramo. Sono in compagnia di un collega, Giorgio Specchia, del giornale radio della RAI. Ci troviamo a cena, siamo lì per l'emergenza neve, stiamo trascorrendo alcuni giorni facendo cronaca appunto in Abruzzo. A un certo punto notiamo un tweet del presidente della provincia di Pescara, è un tweet confuso che parla di morti, di possibili dispersi, di una valanga e di un hotel. Noi non sappiamo che fare, decidiamo però di andare a vedere sul posto cosa stava succedendo. Ci mettiamo in auto e arriviamo a Penne, un piccolo paesello sotto il Gran Sasso attorno a mezzanotte. Il paese è completamente immerso nel buio, c'è un blackout, ci sono 3 metri di neve, l'unica luce è in fondo ed è la luce del centro di coordinamento della protezione civile. Ci avviciniamo, chiediamo informazioni e ci confermano che una spedizione è appena partita su degli sci, dei soccorritori si sono messi sugli sci e stanno cercando di raggiungere un albergo che si trova a qualche chilometro più a monte rispetto a dove ci troviamo. Quell'hotel, quell'albergo è ovviamente l'hotel Rigopiano e queste sono le immagini che ovviamente voi tutti riconoscete. Da allora, era mezzanotte, cominciamo quindi a lavorare e a dare informazioni su quella vicenda. Io avevo la prima edizione al mattino, Giorgio invece andava in onda sul giornale radio della RAI ogni mezz'ora e quindi facevo la spola tra il certo di coordinamento della protezione civile e il mio collega dandogli le informazioni su dove si trovassero i soccorsi. Eravamo gli unici giornalisti, ma soltanto perché ci trovavamo vicini quando avevamo avuto questa notizia, gli altri sarebbero arrivati al mattino. Quel che succederà dopo lo conoscete tutti, purtroppo i dispersi salvati sotto la valanga, quei 4 bambini tratti in salvo, ma anche le vittime, poi le polemiche, il processo ancora in corso, ma non è questo che voglio sottolineare in questa occasione, ma è quello che succederà 3 settimane dopo. Mi trovavo a Roma, l'emergenza era finita, stavo facendo colazione, una mattina apro il giornale, sfogliandolo, trovo l'intervista a Fabio Salsetta. Fabio Salsetta è uno dei 2 sopravvissuti di Rigopiano che si trovava al di fuori dell'hotel nel momento della valanga. Lui si era salvato casualmente in quell'occasione e racconta in quell'intervista quelle ore di disperazione tra il momento della valanga e l'arrivo dei soccorsi. Mi trovavo in auto, racconta Fabio, assieme ad un altro sopravvissuto, avevamo freddo, era a meno 10, meno 12 gradi, eravamo disperati, era tutto buio, non vedevamo niente, non sapevamo dove fossero gli altri, soprattutto non sapevamo se qualcuno sarebbe effettivamente venuto a soccorrerci. A un certo punto accendiamo la radio e sentiamo una voce. Quella voce era la voce di Giorgio Specchia, del collega del giornale radio. Continua Fabio, grazie a quella radiocronaca di mezz'ora in mezz'ora noi avevamo la certezza che qualcuno sapeva che noi eravamo qua, che qualche soccorritore stava cercando di raggiungerci. I soccorritori sono a 3 chilometri dall'hotel, i soccorritori sono a 2 chilometri dall'hotel, i soccorritori sono quasi arrivati. E Fabio conclude, probabilmente quella voce ci ha dato quella forza e quella speranza necessaria per non soccombere alla disperazione. Ecco, anche in questo caso il giornalismo può diventare un ponte, un collegamento tra i soccorritori e i soccorsi, tra chi sta cercando un aiuto e chi quell'aiuto effettivamente lo potrà portare.
Potrei continuare a lungo raccontando aneddoti di questo tipo, ma purtroppo il tempo è quasi finito. Mi lascio un momento per rivolgermi direttamente e soprattutto ai più giovani, presenti qui in sala e non solo. Non rinunciate mai ai vostri sogni, cercate sempre di raggiungere il vostro obiettivo della vita, anche se dovesse costarvi un bagno completo nei vostri vestiti o molto, molto peggio. Vi lascio con un brano tratto da una serie di articoli contenuti in un libro che si chiama Dispacci dalla Cambogia. Un giorno mi imbatto in un checkpoint di Khmer Rossi. Uno dei soldati mi vede, comincia a correre verso di me, era fuori di sé, era invasato, mi sbatte contro il muro, mi ficca una pistola dentro la gola. Io lo guardo con gli occhi spalancati e penso, questo è il momento in cui morirò. Poi non so perché, improvvisamente, senza motivo, comincio a ridere. Una risata a crepapelle, sguaiata. Quella risata mi salverà la vita perché il soldato avrà un attimo di esitazione necessaria affinché il capitano del suo battaglione si avvicini e blocchi quell'esecuzione. Questo era Tiziano Terzani, un inviato molto, ma molto speciale. Grazie.